Buongiorno, in questo video parleremo delle lesioni della sindesmosi. La lesione della sindesmosi può capitare sia dopo una vera frattura dell'osso che anche dopo quella che può sembrare una semplice e banale distorsione della caviglia. C'è naturalmente purtroppo un certo numero di pazienti che anche a distanza di mesi dopo una distorsione di caviglia continuano ad avere dolore. Ci sono diverse cause purtroppo non sempre riconosciute che possono portare a questi sintomi. Per ciascuna di queste dedicherò un video. Questo in particolare, come abbiamo già detto, è dedicato alla lesione della sindesmosi. Le distorsioni di caviglia possono avvenire con due meccanismi. Quello a destra detto di ipersupinazione, quello decisamente più frequente, mentre quello di sinistra detto di iperpronazione è molto più raro. È proprio tipicamente con una distorsione in iperpronazione che possiamo avere una lesione della sindesmosi. La sindesmosi è un'articolazione formata dalla parte più distale della tibia, che vedete rappresentata in giallo, e del perone, che vedete invece rappresentato in verde. La stabilità della sindesmosi è garantita non solo dalla forma delle ossa che ben si incastrano una con l'altra, ma anche dalla presenza di una serie di legamenti presenti sia davanti che all'interno della sindesmosi, ma questi legamenti sono presenti in buona parte anche nella superficie posteriore. In caso di lesione significativa del complesso legamentoso della sindesmosi ci sarà una instabilità, quindi la possibilità che queste due ossa, anche se solo per pochi millimetri, possano tendere ad allontanarsi una con l'altra, e questa può essere una fonte non solo di dolore ma anche di gonfiore e senso di instabilità complessiva della caviglia. La diagnosi non è sempre così facile. Sicuramente bisogna avere una conoscenza approfondita dell'anatomia della caviglia e capire che questa patologia può essere alla base dei sintomi. L'esame migliore è rappresentato dalla artrorisonanza magnetica, cioè dalla risonanza magnetica preceduta però dall'iniezione in articolazione di mezzo di contrasto. In alcuni casi è suggeribile anche eseguire una infiltrazione probatoria, cioè eseguita solo una volta, di cortisone e anestetico locale. Questo può sicuramente aiutare a capire se la fonte dei dolori sia all'interno dell'articolazione o se invece trovi altre cause. In caso di lesione della sindesmosi spesso il trattamento conservativo è poco utile e in questi casi è raccomandato quindi l'intervento chirurgico, che può essere eseguito sia in anestesia spinale che in anestesia generale. L'intervento chirurgico vero e proprio può essere eseguito sia a cielo aperto, cioè con un taglio della pelle di alcuni centimetri, o più frequentemente si ricorre all'artroscopia, cioè con una tecnica mini-invasiva. L'artroscopia prevede l'utilizzo di una piccola telecamera a fibre ottiche che viene inserita nell'articolazione attraverso una piccola incisione. La telecamera a sua volta è collegata ad una torre endoscopica in cui c'è un monitor in cui possiamo vedere direttamente quello che accade nella articolazione. In questo primo caso troviamo una paziente con una instabilità subdola, cioè minima. Primo passo dell'intervento chirurgico è quello di visionare l'articolazione e cominciare a pulirlo da tutte le aderenze cicatriziali che troviamo sempre in questi casi. Nella didascalia in alto a destra trovate la rappresentazione di come sono posizionati gli strumenti. Da un lato c'è la telecamera, dall'altro lo strumento che usiamo per la pulizia. Una volta terminata la pulizia delle aderenze cicatriziali, possiamo finalmente rivolgere la nostra attenzione alla sindesmosi tibio-peroneale. Lo scopo dell'intervento è quella di stabilizzarla inserendo una o più frequentemente due viti in modo da permettere ai legamenti di cicatrizzare di nuovo. In alto vedete la tibia, in basso che tocco adesso è l'astragalo, mentre invece in fondo alla vostra sinistra, che comincerete a vedere adesso, quello invece ecco che tocco adesso con l'uncino, è la sindesmosi. Normalmente l'uncino non dovrebbe riuscire a entrare così facilmente nell'articolazione, che quindi dimostra di essere instabile.
Vi mostro ora un altro caso, sempre di una paziente giovane, ma che nello specifico aveva una instabilità molto più marcata. Di nuovo, la prima parte dell'intervento è rappresentato dalla pulizia dell'articolazione, dalle aderenze che si sono formati nei mesi in cui l'articolazione era stata instabile. La paziente ovviamente continuava a lamentare nel frattempo dolore, instabilità e gonfiore. Ci troviamo di fronte ad una instabilità molto importante, in cui a livello della sindesmosi c'è un abbondantissimo tessuto cicatriziale, che è quello che sto pulendo adesso. Buona parte dell'intervento è stato rivolto proprio alla pulizia di questo tessuto che si era formato nei mesi seguenti al trauma. Lo spazio dove sto lavorando adesso con questo strumento che si chiama shaver, potete immaginarlo come una specie di rasoio oscillante, è uno spazio che normalmente non dovrebbe esistere. È logico quindi pensare che lo scopo dell'intervento, una volta ripulito questo spazio, sia quello di chiuderlo, cioè avvicinare l'osso della tibia che vedete alla vostra destra all'osso del perone che non è ancora visibile e che invece è a sinistra. Arriviamo finalmente al momento in cui il perone, nella sua componente articolare, è visibile. Lo vedete adesso bianco appena dietro lo strumento chirurgico. In questo momento la sindesmosi è stata avvicinata, però a questo punto dobbiamo anche sintetizzarla. È quindi fondamentale usare di nuovo le viti che possono essere sia metalliche oppure, come usato nel caso specifico, delle viti riassorbibili, cioè che non avranno bisogno di essere rimosse in quanto si riassorbiranno spontaneamente nel corso degli 8-9 mesi successivi all'intervento. Dopo l'intervento sarà subito posizionato un tutore a stivale lungo, che potrà essere rimosso per iniziare la fisioterapia, anche se sarà poi il vostro chirurgo a dirvi quanto peso poter appoggiare a terra. Dopo l'intervento sarà sicuramente prescritto per almeno una settimana una profilassi con della eparina a basso peso molecolare per ridurre il rischio della trombosi venosa profonda. Come vi ho già detto prima, sarà il vostro chirurgo a dirvi quanto peso appoggiare sulla caviglia operata. In linea di massima, comunque, usando 2 stampelle per l'equilibrio, non dovrete stare troppo in piedi. Indicativamente potete stare in piedi 15 minuti ogni ora, tenendo poi il piede sollevato verso l'alto per il resto del tempo per evitare un gonfiore che potrebbe causare dolore. Per evitare il gonfiore al piede e alla caviglia, anche quando state seduti, è bene tenere il piede sollevato. Qualora il vostro chirurgo vi autorizzi a rimuovere il tutore, ne potrete approfittare per applicare la borsa del ghiaccio localmente, da tenere per non più di 10-15 minuti, ripetendo questa manovra almeno 3 volte al giorno. Una volta dimessi a casa avrete ovviamente delle prescrizioni mediche, tra cui gli antidolorifici, che vi consiglio di prendere anche se non avete dolore solo per i primi 3 giorni. Dopo le prime 72 ore quindi potrete prenderli solo al bisogno. I punti di sutura della pelle sono generalmente riassorbibili e quindi non ci sarà necessità di rimuoverli, cadranno da soli. L'unica cosa importante è che questi punti siano protetti da cerotti da un bendaggio per almeno le prime 2 settimane. Questo vuol dire ovviamente che non potete bagnare la medicazione andando sotto la doccia. È sicuramente più sicuro evitare di fare la doccia, ma se proprio non potete farne a meno, potete utilizzare questi sacchetti impermeabili che trovate in farmacia, magari proteggendoli ulteriormente avvolgendo da cima a fondo il cellophane come quello che si usa normalmente per gli alimenti. Dopo l'intervento la caviglia sicuramente sarà un po' gonfia e rigida e quindi non è pensabile di tornare subito a guidare l'auto. In genere i tempi medi per tornare a guidare sono minimo 4 settimane. La fisioterapia è sicuramente importante dopo l'operazione. Sarà il vostro chirurgo a dirvi cosa fare e quando cominciare. Generalmente comunque si può cominciare già dopo una settimana, con lo scopo non solo di recuperare presto la mobilità, ma anche e direi soprattutto nelle fasi iniziali per ridurre il gonfiore residuo della caviglia. Come tutti gli interventi chirurgici ci sono naturalmente dei rischi.
Tra questi ricordiamo l'infezione, che se capitasse ha bisogno non solo di un intervento chirurgico per rimuovere i batteri, ma anche di un trattamento antibiotico che può durare da qualche settimana a qualche mese. Abbiamo poi la trombosi venosa profonda che presenta un'incidenza bassa ma ulteriormente abbassata dalla prescrizione di eparina a basso peso molecolare sotto forma di piccole iniezioni sottocutanee. Il gonfiore residuo della caviglia sarà un'evenienza praticamente certa. Questo gonfiore può durare da poche settimane a diversi mesi. Col passare del tempo, naturalmente, progressivamente, anche se lentamente, tenderà a migliorare. La fisioterapia sicuramente accelererà il processo di riduzione del gonfiore. Di pari passo con il gonfiore noterete anche un certo grado di rigidità residua della caviglia. Anche questa tenderà a migliorare progressivamente col tempo e con la fisioterapia. Un'altra complicanza da tenere in considerazione è non solo la persistenza della rigidità della caviglia, ma anche del dolore. Questo naturalmente può essere dovuto sia alla mancata cicatrizzazione del legamento che vogliamo andare a ricostruire, ma anche potenzialmente per una sofferenza della cartilagine, che quindi col tempo può andare incontro ad un'artrosi. L'eventualità di una sofferenza residua della cartilagine sarà ovviamente più alta nei pazienti che hanno una lesione di vecchia data.